Sono le 2:17 di notte. Hai davanti a te il grafico di Bitcoin. Una candela verde sta esplodendo verso l'alto. Su X tutti scrivono BTC to the moon. Senti l'adrenalina che sale. Stai per cliccare buy. Questo è il trade della vita. Poi guardi l'order book e lì succede qualcosa di strano. Compare un enorme muro di vendite. Milioni di dollari di ordini piazzati lì, proprio poco sopra il tuo prezzo d'ingresso. Il mercato rallenta, esita un po' e poi boom, crolla violentemente. In pochi minuti chi è entrato tardi viene liquidato. Il prezzo crolla vertiginosamente e tu capisci una cosa fondamentale. Il grafico mostra ciò che è stato, mostra il passato, non il presente e neppure il futuro. Ed è qui che la maggior parte di trader perde soldi. Perché quasi tutti guardano le candele convinti che sia lì la chiave per anticipare i mercati. I professionisti però osservano liquidità, pressione, ordini, manipolazioni e il comportamento reale del mercato. In questo video dunque scoprirai che cosa sono davvero gli order book e la depth chart, come leggerli in modo estremamente semplice, quindi come usarli, evitare le trappole, integrarli all'interno di una strategia di trading concreta e intelligente. Non diventerai ricco in una notte e anzi, se stai pensando questo, chiudi pure il video e passa ad altro. Qui ti mostro la cruda realtà, come utilizzare questi strumenti e se guarderai questo video fino in fondo, inizierai finalmente a capire come si muove il mercato, come respira e quindi leggerlo correttamente. Disclaimer, tutto ciò che sto per mostrarti, strategia inclusa, è interamente eseguibile su Kraken. Fondato nel 2011, è uno dei pochi exchange di prima generazione ancora attivi. Complessivamente uno dei più solidi, sia per chi desidera semplicemente acquistare e vendere criptovalute, sia per chi vuole fare trading. Per gli appassionati di sicurezza come me, Kraken pubblica una proof o reserve, che ci permette sostanzialmente di verificare on-chain che i fondi esistano realmente. Questo ci permette di fare una verifica indipendente in qualsiasi momento. Però ciò che a noi interessa in questo video è il lato trading. Bene, Kraken è stata identificata da Forbes come uno dei migliori exchange nel 2025, offrendoci una piattaforma avanzata, un'ampia selezione di cripto su cui tradare, diversi metodi di deposito compresi i bonifici e un sacco di strumenti analitici di altissima gamma con cui possiamo operare e che tra poco ti mostrerò proprio in azione. E per i nuovi utenti, cliccando il link che ti lascio qua sotto e depositando almeno 100 euro sul tuo account Kraken, la promo è valida solo per valuta fiat, quindi depositare 100 euro in valuta fiat, no cripto, no stablecoin. Fai trading per almeno 100 euro di volumi totali in cripto, quindi stablecoin escluse, entro i primi 30 giorni dall'apertura dell'account. Ad esempio puoi depositare 100 euro e comprare 100 euro di Bitcoin. Bene, riceverai un bonus in Bitcoin di 15 euro, Bitcoin con cui puoi farci quello che vuoi. Qua sotto ti lascio il link così puoi creare un account e procedere con la parte 1 di questa guida. Che cos'è un order book? No, non sto parlando del grafico a candele, sto parlando di questa roba qui. Questa roba con tutti questi numerini che si muovono, oscillano, cambiano di continuo. Che cos'è sta roba? Beh, è semplicemente l'elenco di tutti gli ordini in acquisto e in vendita attualmente sul mercato. Qua dentro quindi trovi che cosa? Trovi le intenzioni del mercato. C'è chi vuole comprare e quanto vuole comprare. C'è chi vuole vendere e quanto vuole vendere, la quantità. Questo è il cuore pulsante di un exchange, la parte più importante, ciò che costruisce poi il mercato. Quello che vedi qua, queste lineette che cambiano di continuo, questi numeri che scorrono, beh, questa è la rappresentazione del mercato. Qui è in corso una grande guerra tra compratori e venditori, bot, market maker, istituzioni, trader normali, trader retail come me e te, tutti uniti in un enorme conflitto qua, nell'order book. Quindi l'order book è il nostro campo di battaglia, cioè il luogo dove questa guerra tra buyer e seller, quindi compratori e venditori, diventa visibile. Ecco perché è così importante capirne il funzionamento, perché è la base. Tutti ti mostrano le candeline, ma è qui che si giocano le partite. Come è strutturato l'order book? Beh, l'order book è strutturato in due sezioni. Una parte con le barrette rossa, una parte con le barrette verdi. La bid è questa parte verde. Che cosa contiene? Gli ordini in acquisto. Quindi quando tu vai a piazzare un ordine sul grafico in acquisto, comparirà da questa parte, nella parte verde. Generalmente verde e rosso in tutti gli exchange. Ad esempio, ora ci troviamo al prezzo di 66.045. Se io andassi a piazzare un ordine, per esempio, qui a 65.466, mi comparirebbe qua sotto. Quindi questa è un'intenzione di acquisto. Sto dicendo al mercato, ehi, guarda che quando il prezzo arriva qui, compri. L'ask, invece, che in genere sulla maggior parte di exchange è rossa, è questa parte qua sopra. È l'esatto opposto. Qui vanno a finire gli ordini di vendita. Quindi se io ora sono a 66.000, ipotizziamo di aver comprato, voglio vendere quando il prezzo arriva a 67.260, andrò semplicemente a fare vendi la quantità, il prezzo, abbiamo detto tipo 67.000, mettiamo per comodità così,
67.000, eccolo qua. Questo qui sarà un ordine, si chiama ordine limite, sarà un ordine di vendita che verrà inserito all'interno di questo book. Quindi comparirà qua insieme a tutti gli altri, chiaramente cumulato. Venderò Bitcoin se sale a questo prezzo. Tutto qui, semplice, semplice, semplice. Facciamo un esempio pratico per capire come funziona, cioè che cosa muove il mercato. Allora, questo qui è il nostro order book. Cosa possiamo leggere su questo grafico? Beh, che a $79.900 ci sono ben 43 BTC, qui questa è la quantità, questo è il prezzo, 43 BTC in acquisto, quindi compratori, sotto abbiamo detto compratori, abbiamo 43 Bitcoin complessivi che vogliono essere comprati a questo livello. Se poi scendiamo qua a 79.8, che cosa abbiamo? 61 BTC che vogliono essere comprati a 79.800, poi ancora giù 67, 24 e così via. Sopra invece che cosa abbiamo? Abbiamo i venditori e qui abbiamo al prezzo di 80.017 BTC, al prezzo di 80.100 ne abbiamo 59, al prezzo di 80.002 ne abbiamo 26, poi 26, 36, 10 e così via. Il prezzo quindi oscillerà, si muoverà all'interno di queste aree. Quando vediamo le candele vediamo che un po' sale, un po' scende, un po' sale, poi scende tanto, poi magari sale tanto e così via. Perché però oscilla? Cioè che cosa lo fa muovere? Questi abbiamo detto sono gli ordini a limite. Quindi ordini piazzati lì in attesa di essere acquistati. Poi però arrivano dei player che comprano, si dice, a mercato. Che cosa comprano? O che cosa vendono? Queste figure qui, che possiamo essere per esempio noi quando andiamo a fare un acquisto sul mercato semplicemente, queste figure qui stanno andando a comprare o vendere al prezzo, selezionando uno dei prezzi qua sopra. Quando qualcuno compra, assorbe che cosa? Gli ordini sell. Perché se io devo comprare, devo avere dall'altra parte qualcuno che mi sta vendendo. Quindi se io adesso entro sul mercato e voglio comprare, comprerò al prezzo di 80.000, perché è il primo ordine sell che posso acquistare in questo momento. Se invece io volessi vendere, chi vende va a assorbire che cosa? Assorbire i buy, perché per vendere devo avere dall'altra parte qualcuno che compra. Quindi io arrivo e dico guarda voglio vendere, che cosa assorbirò? Il primo in acquisto, in questo caso 79.900. Quindi venderò a quel prezzo, dove domanda e offerta si incontrano, l'order book e dove domanda e offerta appunto si incontrano andando a creare il prezzo. Molto banalmente come funziona? Tu immagina ci sia una scala e in questa scala c'è chi compra e c'è chi vende. Questo è il mercato. Il compratore si avvicina verso il venditore, quindi vanno a decidere il prezzo insieme, il prezzo eseguito sarà poi il prezzo del mercato. Quando arriva qualcuno che vuole comprare, quindi, andrà a comprare al primo prezzo il venditore, arriva e dice io voglio comprare a 79.900 e il primo venditore dice no guarda io te lo posso dare a 80.000, accetti? Se accetti compri a questo prezzo e quindi hai assorbito una parte di Bitcoin in vendita e il prezzo scala. Viceversa, se vai a vendere, tu arrivi e dici io vorrei vendere a 80.000, no guarda io te lo compro a 79.900, accetti? Se tu gli dici sì, accetto, ecco che tu li andrai a vendere i tuoi Bitcoin a che cosa? A 79.900, quindi il prezzo scenderà. È così che si costruisce il mercato, il movimento di mercato, con le candele che salgono, scendono, salgono, scendono. È questo che muove il mercato. La gente che compra e che vende si mettono d'accordo per decidere il prezzo, come fossero al mercato. E per questo si chiama mercato. Prima di continuare passiamo ad un secondo grafico, quello che si chiama in gergo la depth chart. Che cos'è la depth chart? Magari non l'hai mai vista, ma io te la vado a mostrare. Questa è la depth chart, con queste lineette che si invertono, crescono, salgono, fanno ste robe strane. Cosa rappresenta questa roba qui? Non ti spaventare, questa roba qui è semplicemente la rappresentazione grafica dell'order book che abbiamo visto prima. Però invece di avere dei numeri che scorrono, hai delle linee, un grafico che si aggiorna, che si evolve nel tempo. E questo è sicuramente molto più intuitivo, una volta che si comprende come leggerlo, appunto per leggerlo rispetto a numeri che scorrono continuamente sullo schermo. Di solito, esattamente come succede per l'order book, abbiamo il lato verde che mostra gli ordini in acquisto e il lato rosso che mostra quelli in vendita. Più la curva è alta, come puoi vedere qui questa è una curva altissima, maggiore sarà la quantità di ordini presenti. Infatti se io vado a scorrere col mouse, qua che cosa vediamo per esempio? Vediamo che a 58.100 ci sono 719 bitcoin in acquisto, lato verde quindi è più alto, lato rosso invece 537 quindi più basso. Se io vado avanti vediamo che a 31.700 ci sono 2.058 bitcoin in acquisto, mentre a 100.000 paradossalmente ce ne sono solo 900 in vendita. E questo può iniziare a farci capire che cosa si aspetta il mercato.
Ed è qui che escono fuori i famosi muri. Quando vedi una montagna enorme, come per esempio questa qua che puoi vedere qua sul verde, che c'è questo proprio una parete verticale, ecco, quelli vengono definiti wall, muri. E possono essere di due tipi, i buy wall e i sell wall. Quindi muri in acquisto, muri in vendita. Vediamoli. Il buy wall è sostanzialmente un'enorme quantità di ordini d'acquisto posizionati ad un certo livello di prezzo. Cosa ci dicono? Beh, sostanzialmente è che a quel livello qualcuno è disposto a comprare tanto. Non qualcuno per forza come entità, ma anche come insieme di ordini, perché io lì ho la quantità totale di Bitcoin, non ho quante persone ci sono su quel muro. Quindi posso vedere un enorme muro di 10.000 Bitcoin, che però possono essere semplicemente 10.000 persone che vogliono comprare un Bitcoin, oppure 100.000 persone che vogliono comprare 0.1 Bitcoin, e così via. Cosa succede in genere quando compare un buy wall, quindi un muro d'acquisto? Beh, il prezzo inizia a rallentare, si ferma, oppure rimbalza contro quel muro. Perché? Torniamo al nostro esempio, al nostro grafico. Ipotizziamo di avere, per esempio, un muro qui. Prendiamo questo qua perché il valore è più alto. Abbiamo un buy wall a 79.007. Cosa significa? Significa che, abbiamo detto, quando qualcuno va a vendere, deve vendere a chi? A qualcuno che compra, entra a mercato, va a pescare di qua. Ipotizziamo che il prezzo di Bitcoin sia sceso e sia adesso a 79k.7, quindi proprio qui. Se qua entrano venditori 5 Bitcoin, 6 Bitcoin, 7 Bitcoin, 8 Bitcoin e così via, prima di consumare tutti questi 67, ci vuole tempo. Ecco che tendenzialmente quando ci sono dei muri, questo qui non è un muro, sono ordini relativamente nella media rispetto agli altri che vediamo, però è l'ordine più alto, quindi ipotizziamo che sia un muro. Ecco, su questo livello qui, essendoci molti Bitcoin, è più difficile che vengano assorbiti tutti. In linea generale, più Bitcoin ci sono ad un determinato livello di prezzo, più è difficile che vengano comprati o venduti a seconda di dove si trova questo muro. In questo caso nel buy wall, quindi muro d'acquisto, servono tantissimi venditori per andare a compensare quel muro. Ipotizziamo che ogni venditore compra o venda solo un BTC, nel nostro esempio qui servono 67 venditori per abbattere questo muro e quindi far scendere il prezzo. Se fosse per esempio qui ne basterebbero solo 6, qua ne basterebbero solo 2. Quindi che cosa succede? Quando tendenzialmente ci sono dei buy wall, il prezzo arriva lì nell'intorno, inizia pian piano a erodere, a consumare quel buy wall e tendenzialmente se il valore è alto, quindi effettivamente è un buy wall, il prezzo inizia a rallentare, magari si assesta un po', oppure tac, rimbalza. Nel caso in cui entri poi nuova domanda, quindi entrino degli acquirenti su quei livelli. Tendenzialmente i buy wall funzionano molto bene come supporti al prezzo. Arriviamo quindi al sell wall, l'esatto contrario. La dinamica è sempre la stessa, se c'è chi vende c'è chi compra, in questo caso si parla di sell wall, quindi da guardare nel lato rosso, nel lato delle vendite. Ecco, in questo caso c'è chi arriva a comprare. Quindi ipotizziamo che il prezzo da qui abbia rimbalzato e vada a colpire il primo livello più grosso. Qua vediamo i 59. Ipotizziamo sempre che ogni venditore compra un Bitcoin, ci serviranno prima 17 compratori a questo livello per far salire il prezzo. Dopodiché c'è questo secondo livello e ce ne servono 59. Quindi servono 59 venditori che facciano piano piano, scavino, comprino, quindi riducano la quantità, l'offerta in questo caso di Bitcoin su questo livello, fino poi potenzialmente a romperlo. Come per il caso precedente, nel caso del sell wall, il prezzo sale, poi inizia a rallentare man mano che mangia questa parte qui siamo a 80.100, man mano scava, se riesce a eliminare, cioè eseguire tutti questi ordini, quindi effettivamente comprarli, tac, il prezzo scala sopra 82. In questo caso ipotizziamo che non riesca a farlo, molte volte quando il muro ancora una volta è molto molto grande, difficilmente i compratori esauriscono tutti i Bitcoin piazzati a quel livello, quindi comprano tutto, allora succede che inizia pian piano, poi rallenta, magari lateralizza un po' e poi boom, crolla, quando poi entrano di nuovo al contrario i venditori che quindi devono andare a comprare il prezzo a un livello più basso. Questo, il sell wall, tendenzialmente mostra le resistenze. Quindi supporti, buy wall, resistenze, sell wall. Lo so cosa stai pensando ora. Che figo, io con questi dati adesso spacco tutto e faccio un sacco di soldi. Fermati, perché non è proprio così semplice. Perché ora inizia il gioco duro. Iniziano quelle che si chiamano le manipolazioni del mercato. Ma prima un piccolo recap. Abbiamo detto che l'order book e il depth chart, che è la rappresentazione grafica dell'order book, mostrano l'intenzione sul mercato. Ma le intenzioni non sono azioni. Molti muri quindi sono falsi. Sì, un trader, un bot, un algoritmo possono piazzare ordini giganteschi a determinati livelli, creando artificialmente dei muri per influenzare psicologicamente il mercato. E poi, poco prima che vengano eseguiti, pum!
farli sparire nel nulla. Questo in gergo si chiama spoofing e nelle cripto è estremamente comune, lo vedi quasi ogni giorno. Il risultato in parole povere qual è? Beh, che in retail la persona comune vede un muro, pensa che il prezzo rimbalzerà contro quel muro, quindi entra nel trade e rimane intrappolato. Perché appena entri, il muro dopo un po' scompare e il prezzo magari continua a procedere. Tu magari vedi un sell wall, quindi un muro di vendita, il prezzo sta salendo, dici ok, guarda che muro lì di vendita, difficilmente verrà assorbito, quindi il prezzo raggiungerà quell'area e poi crollerà. Quindi cosa faccio? Entro short. Oppure vendo. Il prezzo raggiunge quell'area, il muro di punto in bianco sparisce nel nulla, non c'è più la resistenza e boom, il prezzo esplode e vola via. E tu hai perso. I professionisti questo lo sanno molto bene. E infatti non guardano quanto è grande il muro, ma guardano come reagisce il prezzo intorno a quel muro. Molti youtuber e pseudo-analisti che trovi là fuori fanno sembrare l'order book, quando ne parlano, una macchina per stampare soldi. Perché ormai del grafico a candele se ne è parlato talmente tanto, di incroci medi, di tutta sta roba qui, ormai se ne è parlato talmente tanto che serve roba nuova. Allora, siccome l'order book apparentemente sembra una gran figata, sembra una figata assurda appunto con questi numeri che scorrono, sembra che lì ci sia il segreto del mercato, e in un certo senso lì c'è l'essenza del mercato, attenzione, non il segreto del mercato, ed effettivamente guardando lì abbiamo l'intenzione di ciò che succederà sul mercato piuttosto che lo storico, quindi potenzialmente possiamo anticipare l'intenzione del mercato, ma come ti ho detto non è proprio così semplice. L'order book non è una macchina per far soldi, quindi togliti dalla testa questa malsana idea. L'order book, anche se ci mostra l'intenzione del mercato, non predice con assoluta certezza il futuro, proprio perché l'intenzione non è l'azione, non è un compromesso preso col mercato. Quando tu metti un ordine lo puoi cancellare in qualsiasi momento. L'intenzione porta anche a potenziali manipolazioni, l'azione invece no. Là sull'order book abbiamo detto abbiamo la pressione, la liquidità, l'aggressività di domanda e offerta, le intenzioni del mercato, l'euforia, la paura. In pratica l'order book ci mostra la psicologia di un mercato. E questo è un vantaggio enorme a patto che tu sappia come usarlo, perché la psicologia è anche la cosa più volubile. La mente umana è la cosa più volubile e difficile da anticipare, da prevedere. Quindi da un lato possiamo capire che cosa il mercato sta pensando, provando in quel momento, ma non possiamo facilmente discernere se quello che ci sta mostrando è la verità o una strategia di manipolazione. Però, c'è un modo per muoversi e il modo è farlo da professionisti. Quindi integrare order book, depth chart con della logica all'interno di una strategia e andare piano piano a riconoscere quello che potrebbe essere una manipolazione. Quindi entriamo nella parte pratica. Abbiamo visto la teoria, entriamo nella parte pratica, perché tanto lo so che dall'inizio che sei lì che fremi, che scalpiti dicendo sì, ok, ma adesso come lo uso? Cosa faccio? Come faccio a non farmi fregare da queste manipolazioni? Come faccio a fare un sacco di soldi? Ecco, la risposta semplice è non usare depth chart e order book da soli. L'errore più comune per i principianti è quello di utilizzare questi grafici in solitaria, quindi come unico metro di scrematura del mercato. No, non sono la strategia, sono parte di una strategia, sono un indicatore da aggiungere ad una strategia. L'order book e la depth chart funzionano quindi non come strumento di azione, ma come strumento di conferma di un'azione. Esempio, andiamo a prenderci il nostro grafico. Eccolo qua. Libro ordini, tac. Prima di tutto dei livelli importanti. Supporti, resistenze, trend, volumi. Ad esempio, che cosa utilizzo? Utilizzo il volume profile, che tra l'altro puoi trovare anche qua sopra. Ingrandiamoci questo grafico qua. Ipotizziamo di prendere, per esempio, questo movimento. Qui siamo su un grafico orario. Prendiamo tutto questo movimento qui e andiamo a selezionarci il nostro volume profile. Il volume profile ci dice all'interno di un range, ad esempio prendiamo questo range qua, che cosa? Quelle che potrebbero essere delle aree di supporto e resistenza, delineate dalle barre un po' più grosse. Quindi qui, dove ci troviamo in questo momento, che cosa possiamo notare? Possiamo notare delle barre grosse, che iniziano ad essere grosse, quindi rilevanti. Questo range qua, questo è un range dove vediamo il prezzo, eccolo qua, si è mosso per parecchio tempo, quindi ha oscillato, e verosimilmente questa barra, o meglio queste due barre, possono essere considerate potenzialmente un'area di supporto. Quindi andiamo a prenderci un rettangolo, qua così. Questa può essere un'area potenzialmente di resistenza. Viceversa, qua sotto, abbiamo anche queste due aree che possono fungere da supporto. Quindi rettangolo, tac, potenziale supporto. Questo è nel movimento precedente. Nel movimento attuale, attualissimo, questo qui, stessa cosa, vediamo che qua c'è la nostra onda che va a fare questo movimento qui. Qui potenzialmente possiamo avere una resistenza in quest'area qua e un supporto potenziale in quest'area qua. E voilà. Abbiamo identificato proprio alla velocissima due aree di supporto e resistenza del movimento attuale. Resistenza sopra, supporto sotto. Queste sono le aree cruciali da tenere in considerazione. Leviamo un attimo
questo perché sennò ci confonde un po' le idee. Eccoli qua, abbiamo le nostre aree. Quindi abbiamo un contesto. Ora, ci sono buy wall vicino al supporto che ho trovato, visto che qua ci troviamo vicino al supporto, perché siamo in area 66.115, vicino appunto al nostro supporto, vediamo se ci sono dei buy wall su queste aree. E vediamo che abbiamo a 66.002, 57 in aumento, 47,35 ora scalano perché c'è chi sta vendendo. E vediamo che pian piano c'è un potenziale buy wall a 66.100. Se andiamo a scorrere un pochino più giù, potenzialmente fino a 65.004, quindi fino qua, ci sono ordini che iniziano poi ad essere appunto crescenti. Proviamo il grafico, eccolo qua con la depth chart. Se non lo ingrandisco, lo tengo piccolo, qua è più semplice capire qua c'è il sopra e qua c'è il sotto. Vediamo che non ci sono realmente muri qui, però a parte questa roba qui che è a un livello senza senso, però vediamo dinamicamente come il prezzo cambia. Facciamo così, riduciamo, così abbiamo una scala non troppo grossa. Ecco qua riusciamo a vedere eventualmente un po' più di muri. Qua, ecco ad esempio, qua c'è un piccolo muro che passa sui 64 e sui 64.000, tra i 64.000 e cos'è qui? È 9 e 9,50, che è più o meno in quest'area qui tra i 64,5 e i 65, quindi tra i due livelli di resistenza barra supporto del prezzo attuale. E qui possiamo appunto vedere come muove il prezzo. Poi più stringo, più riesco a vedere il comportamento ovviamente nel prezzo attuale. Quindi stringiamolo molto e voilà. Ora qui non si vedono grossi, noi siamo a 66.003, non si vedono grossi buy wall. Ecco qua per esempio ci potrebbe essere un piccolo wall qui che si passa sul livello 64,85, qui da 66,2 a 67,2,7, quindi più o meno in questi livelli qua dove avevo quel presunto livello di vendita che avevo piazzato. Quindi qua possiamo vedere dinamicamente come reagisce il prezzo. In questo caso qui è stato respinto, quindi tac, ha iniziato a salire. Potenzialmente si potrebbe dirigere verso la nostra area di resistenza. Quello che devo vedere io è, su questi livelli il mercato sta assorbendo effettivamente gli ordini? Quindi man mano che adesso sale il prezzo, per capire come si muove. Ora, fosse qua sopra sulla resistenza, io andrei a guardare che cosa? Se sta effettivamente assorbendo gli ordini di un determinato muro. Quindi quello che dobbiamo chiederci sostanzialmente è quando il prezzo si avvicina intorno a quel muro. Ora qui non abbiamo identificato dei grossi muri, sono dei muri veramente piccoli, niente di che. Però avessimo identificato un grosso muro, dovremmo non entro subito al mercato, no, guardo come il prezzo si comporta, quanto velocemente va a erodere quel determinato muro. Quindi va a consumare, acquisto, vendita a seconda della direzione, gli ordini che ci sono su quel muro. Perché se tende a rimanere fermo su quel muro, allora potenzialmente è un vero muro. Se invece vedi che la liquidità su quel livello diventa instabile, quindi sostanzialmente il muro così di punto in bianco scompare o viene eroso molto velocemente, vuol dire che gente magari sta ritirando gli ordini via da quel potenziale muro lì, ecco, allora quello può indicarci una possibile manipolazione del prezzo e quindi il mercato non è sostenibile magari a quei livelli. Costruiamo quindi una strategia, perché mi rendo conto che con tante nozioni sparse si rischia di diventare scemi. Quindi ora raggruppiamo tutto nel pratico e creiamo una strategia a scopo didattico. Ancora una volta io ti do degli input, ma poi tu devi costruirti la tua strategia. Non sono un consulente finanziario, quindi fai le tue analisi, fai le tue ricerche, studia, prova, testa, ma è un percorso che devi fare chiaramente tu. Io ti posso dare le nozioni, poi tu ci fai quello che vuoi. Togliti dalla testa con quello che ti sto per mostrare, con una strategia che ti sto per mostrare, di fare 1.000 euro al mese, 1.000 euro al giorno, tutte queste robe qui. No, lì entriamo su tutto un altro ambito. Focalizziamoci sulle analisi e sulla appunto strategia logica base. Quindi, lavagna, spostiamoci qui e decidiamo quando entrare. Entriamo vuol dire entrare long o short, oppure comprare, oppure uscire quando c'è da vendere. Però in questo caso, quando entriamo al mercato, logica base è 1. Il prezzo arriva in una zona chiave. Esempio, supporto, resistenza. 2. L'order book o la depth chart confermano la reazione su quel prezzo. Quindi buy wall, sell wall. Generalmente su supporto e resistenze si formano sempre buy wall, sell wall, proprio perché è lì che avviene la maggior parte delle contrattazioni, sul supporto e sulla resistenza. Quello che il prezzo crolla, arriva sul suo supporto, il supporto generalmente perché non viene sfondato, il prezzo cade all'infinito, perché entra domanda, entrano acquirenti, quindi aumentano gli ordini e si vanno a creare appunto quel buy wall, sulla resistenza il contrario. Fine. Questa è la logica base. Vediamo a questo punto come applicarla. Quindi vediamo un setup long per esempio, oppure se sono sul mercato spot, buy. Dunque abbiamo identificato il nostro supporto sul grafico, quindi ipotizziamo il prezzo è sceso, è arrivato qui, abbiamo visto che è un supporto storico e abbiamo anche identificato un buy wall vicino a questo supporto, quindi nell'order book, nel nostro order book effettivamente a quel livello lì c'è un supporto, c'è un buy wall che quindi va a fortificare e a inspessire questo muro.
Vediamo il prezzo che scende e intorno a questo muro inizia piano piano a rallentare. A questo punto, se il muro regge, quindi effettivamente il prezzo a un certo punto smette di rallentare e vediamo che iniziano a consumarsi gli ordini, vediamo quindi una reazione, entrano in gioco i buyers e quindi è possibile che il prezzo e il supporto regga e quindi il prezzo storni. È così che utilizziamo l'order book, non in solitaria, ma applicato all'interno di un'analisi. Quindi possiamo fare che cosa? Valutare un ingresso long. Se tutte queste cose qui sono ok, valutiamo il nostro ingresso long con un take profit e uno stop loss. Stop loss fondamentale, dove andiamo a metterlo? Andiamo a metterlo poco sotto il supporto, oppure sotto il buy wall. Se io vedo, per esempio, facciamo finta, qua siamo a 80k, e quindi facciamo finta che questo è il buy wall. A 79k finisce il nostro buy wall, e il prezzo attualmente si trova a 81k. È salito, quindi è stato respinto dal buy wall. Lo stop va poco sotto il supporto, quindi sotto il buy wall. Potremmo metterlo, per esempio, se il buy wall è a 80k, possiamo mettere lo stop loss a 79k, quindi 79k, poco sotto il nostro buy wall. Quindi verrebbe praticamente qui. Qui abbiamo il nostro stop loss. Se il buy wall viene rotto, viene consumato, viene eroso, il prezzo crolla, ci va a colpire il nostro stop loss, quindi ci difendiamo comunque, non perdiamo tutto, ma perdiamo la quantità che abbiamo deciso di perdere. Banalmente, se il buy wall viene eroso, vuol dire che quello lì non era un vero buy wall. Non ha agito effettivamente come supporto, o comunque era un buy wall molto debole in quel caso, e tac, la nostra idea diventa sbagliata, quindi è giusto che ci incassiamo la perdita. Il target. Dove andiamo a posizionare il target? Può essere posizionato poco sopra la resistenza successiva. Quindi ipotizziamo che ci sia un sell wall magari a 85k. Quindi qua c'è un sell wall. Dove vado a mettere il mio take profit? Poco sotto quel sell wall, poco sotto quella resistenza, la prima resistenza successiva. Quindi per esempio possiamo metterlo a 84k o a 84.5 e così via. Quindi tac, qui abbiamo il nostro take profit. Ovviamente dobbiamo fare il calcolo, cerchiamo di fare sempre un risk ratio 1-2, quindi rischio 1 per vincere 2. In questo caso se entro a 80, anzi no, entro a 81, se vado giù perdo 2 perché mi va a chiudere su 79, se va su sono 3, quindi non è proprio bellissimo. Chiudessi a 85 sarebbero 4, allora ok, rapporto 1-2, ecco, ma questa poi è tutta un'altra storia, io qui voglio solo mostrarti un potenziale setup. Per lo short, quindi setup short, idem, guardo però questa volta la resistenza e guardo se ci sono dei sell wall. Quindi stessa dinamica, questa volta il prezzo sale, facciamo finta che arrivi a 84k nell'esempio di prima. Nel nostro order book abbiamo ancora che cosa? Un sell wall a 85k. Vediamo il prezzo pian piano sale, arriva ai nostri 85, guardiamo come agisce. Se vediamo che c'è resistenza forte, quindi quel muro, quel wall è importante, magari sta crescendo anziché erodersi, o comunque è stabile, ecco, possiamo ipotizzare che il prezzo da lì vada a scendere. Come posizioniamo il nostro stop loss e take profit? Lo stop loss lo mettiamo ancora una volta poco sopra la resistenza, quindi poco sopra in questo caso il sell wall, esempio facciamo finta 86k, il take profit nel supporto poco sopra e questa volta il supporto immediatamente successivo. Quindi se il prezzo scende, il primo supporto era, abbiamo detto, gli 80k. Ecco qua. In questo caso qui c'è il primo supporto, io metterò magari a 81k oppure 80,5. Qua vado a mettere il mio take profit, questo qua. E poi lascio agire il mercato. Ancora una volta risk reward, tutte queste robe qui da farsi bene la propria analisi. In questo caso se il prezzo venisse respinto, allora l'analisi è corretta, quindi il sell wall agisce effettivamente come resistenza, quella è veramente una resistenza e il prezzo crolla. Se invece non agisce come resistenza, viene eroso o bucato o addirittura scompare nel nulla, ecco, per questo bisogna sempre aspettare un pochino ad entrare, cioè ci vuole tempo, analizziamo, guardiamo, vediamo come reagisce e poi decidiamo se entrare o meno. Ecco, in quel caso viene bucato e io andrò semplicemente in stop perché significa che la mia valutazione era sbagliata. E arriviamo alla skill più importante in assoluto in questo caso, cioè capire il concetto di assorbimento. Questa è una zona più avanzata ed è anche probabilmente quella più potente da imparare. Immagina di vedere un sell wall, quindi un muro di vendita. Quindi tante persone schierate che stanno vendendo. Il prezzo però non scende. Questo è un segnale enorme per chi opera, perché significa che c'è qualcuno che sta comprando tutto. Quindi potenzialmente noi ci troviamo in questa situazione con una schiera, mettiamo tante persone così è più semplice. Vediamo una schiera di persone che vanno a creare il nostro sell wall, quindi il nostro muro di vendita. Queste persone hanno tutte i loro bitcoin che vogliono vendere. Se noi vediamo il prezzo che raggiunge questi livelli, ma non rimbalza, e vediamo che piano piano questa parte qui viene erosa, viene appunto assorbita, significa che c'è qualcuno, che può essere un'entità singola o tante persone, che stanno semplicemente facendo che cosa? Ipotizziamone una per semplicità, arriva, compra, quindi questo scompare e lui non c'è più.
compra e lui non c'è più, compra e lui non c'è più, compra e lui non c'è più. Ecco, qui vediamo il muro che pian piano si assottiglia, perché le persone scompaiono e quindi abbiamo il nostro potenziale ingresso. Io posso adesso passare. Quindi c'è qualcuno che sta assorbendo questo wall, quindi effettivamente in questo caso comprando. E dopo questo assorbimento che arriva generalmente il movimento forte, perché quando un grosso sell wall o buy wall viene totalmente eroso, quindi viene totalmente assorbito, a quel punto non c'è più e la domanda, nel caso del sell wall, può entrare aggressiva e vediamo le nostre candele che esplodono. Viceversa, se fosse stato al contrario, quindi stiamo andando a consumare un buy wall, pum, il prezzo precipita. Quando scompare un muro generalmente c'è poi una reazione importante. Ecco perché è importante mettere lo stop loss, perché se il prezzo arriva su una resistenza o un supporto e quella resistenza o quel supporto non fallisce, quindi viene tenuto, effettivamente c'è il rovescio, il rimbalzo, è ok. Se però viene esaurita, soprattutto se sono resistenze e supporti importanti, con veramente dei sell e buy wall importanti, scompaiono, non c'è più niente che tiene e il prezzo esplode in una direzione o nell'altra. Dov'è che in tutto questo i trader perdono veramente denaro? Perché se sei arrivato fino qua, io so che ora tu dici che questa è una figata assurda, è clamoroso. Sì, è fighissimo, però torniamo un attimo i piedi per terra e cerchiamo di capire perché poi, applicando questa roba qui, comunque molti perdono. Primo, non applicano bene, ovviamente, perché si tende a fare overtrading, quindi fare più trading del necessario, perché bisogna guadagnare, oppure si usano leve eccessive, oppure si entra per FOMO, perché voglio provare, voglio vedere, voglio subito vedere cosa succede. Non si impostano gli stop loss, si rincorrono i prezzi, non si ha un risk ratio sensato, almeno 1-2. Ecco, non è questione di non conoscere l'elemento, l'indicatore segreto, no, è questione che non c'è tutta una pratica, una preparazione strategica prima che è necessaria. L'order book non è un segreto, non è un indicatore nascosto chiave per vincere i mercati, no. È semplicemente uno strumento. Non sostituisce una gestione del rischio ottimale, non sostituisce la disciplina, non sostituisce la pazienza, non sostituisce il controllo emotivo, ma anzi può addirittura amplificare gli errori se non lo si applica con disciplina. Perché ora che ti ho mostrato queste cose qui, tu ti butti sul grafico immediatamente e vai lì, ti fai il tuo account Kraken, ti butti là sopra e ti guardi la cosa, ah sì, qua è così, entro subito, esco subito. Ecco, questa roba qui non funziona, va abbinato ad una strategia. E anche se ti ho dato una strategia, devi ovviamente allenarla, quindi fai demo trading. Allenati e poi inizi a usarla bene quando hai collezionato un po' di risultati buoni. Perché utilizzare gli order book è psicologicamente molto intenso. Cioè, ti focalizza veramente tanto l'attenzione e ti fa venire dei mal di testa assurdi. Quindi va fatto e bisogna allenarlo esattamente come ci si allena in palestra. Quindi se vuoi migliorare nell'utilizzo dell'order book all'interno di una strategia come quella che ti ho mostrato io, molto molto banale, o all'interno di quella che già usi tu, il consiglio è 1. Si fa pratica su grafici più puliti, quindi Bitcoin ed ETH, perché hanno capitalizzazioni più importanti, quindi servono molto più capitali per spostarli e per creare, manipolare con finti buy wall, sell wall. Se vai su altcoin esotiche, ogni minuto c'è un buy wall, sell wall fittizio, ci sono manipolazioni. Quindi è molto meglio per chi parte non andare lì, ma rimanere su grafici importanti, quindi Bitcoin ed ETH, perché è più raro vedere manipolazioni. Time frame bassi. L'order book non funziona bene sul lungo termine, semplicemente perché passa molto tempo. Funziona su time frame più piccoli, tipo il 3 minuti, il 5 minuti, il 10 minuti. L'order book funziona per chi fa più scalping, quindi per chi opera appunto su grafici piccoli, piuttosto che grafici enormi, tipo il giornaliero o il settimanale. Perché? Perché se tu guardi un grafico settimanale, vedi un buy wall, mica è tempo una settimana per cancellare quel buy wall. Se tu lo fai su un 3, 5, 10 minuti, è più dinamico, è più veloce, si diventa più scemi, la situazione cambia molto più velocemente, però in un certo senso è molto più applicabile. Poi, come ho detto, non fare subito trading reale, no? Inizia con la demo, prenditi il tempo per capire, vedere come si muovono i muri, poi come reagisce il prezzo, cosa succede su quei livelli, quindi fai esperienza, no? Analizza, ma ti basta anche solo guardare il grafico, come si muove e ipotizzare, ma io qua sarei entrato, prendi carta e penna, sarei entrato così, sarei uscito così. Oppure, se vuoi farlo in demo trading, lo puoi fare anche su Kraken, puoi farlo, ti metti lì e ti fai il tuo demo trading. Quindi allenati a leggere e soprattutto comprendere il mercato. Perché è possibile diventare profittevoli? Assolutamente sì, ma non nel modo in cui internet cerca di farti credere. Il trading reale è noioso, è ripetitivo, è molto disciplinato, molto statistico. Non è adrenalina pura. Perché se fosse adrenalina pura, significa che saresti totalmente in balia delle emozioni, quindi molto probabilmente perderesti tutto. I trader profittevoli sono quelli che proteggono il proprio capitale, aspettano i setup di qualità, non vanno a crearseli, li aspettano quando c'è la possibilità di entrare sul mercato e fare dei bei soldi, entrano. Se non c'è, stanno seduti e aspettano, accettano le perdite, quindi usano lo stop loss, ragionano in termini probabilistici, non di assoluta certezza. In altre parole, il trader esperto è questo. Non questo.
L'order book può aiutarti tantissimo perché ti insegna a leggere i mercati reali, le intenzioni sul mercato, non solo grafici statici. Quindi il mercato non si muove a caso. Dietro ogni candela ci sono ordini, ci sono paura, avidità, manipolazioni, liquidità, guerra tra compratori e venditori. L'order book e la depth chart sono una finestra aperta su questa battaglia. Non ti rendono profittevole in automatico, ma possono trasformarti da qualcuno che rincorre il mercato a qualcuno che inizia finalmente a leggerlo e quindi comprenderlo. E nel trading ti garantisco che questo fa tutta la differenza del mondo. Quindi se vuoi far sul serio, Kraken secondo me è il giusto alleato. Ti ho mostrato Kraken proprio perché là sopra puoi inserire un sacco di indicatori, è molto pratico, molto comodo, veloce da utilizzare e questo è sicuramente un vantaggio aggiuntivo per chi vuole effettivamente comprendere il mercato, come si muove e creare una strategia magari un po' più complessa con diversi indicatori da utilizzare. Ecco, su Kraken li trovi tutti. Ti ricordo che puoi provarlo utilizzando il link che trovi qua sotto, ti registri e se depositi almeno 100 euro in fiat, quindi in euro, non stablecoin, non cripto, e compri almeno 100 euro nei primi 30 giorni dalla creazione dell'account di Bitcoin o qualsiasi altra cripto, no stablecoin, ti becchi un bel bonus di 15 euro in Bitcoin. 15 euro in Bitcoin reali, che puoi prelevarti, puoi farci quello che vuoi. Quindi niente male. Fammi sapere la tua nei commenti se hai trovato questo video utile, se finalmente hai capito come funziona sto dannatissimo order book e fammi sapere se inizi a provarlo o se già lo stai usando, come ti trovi. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.